Allora, qui siamo una decina di persone e abbiamo parlato di cose molto interessanti, cioè di quelle di cui oggi non si parla mai, ma sono le più interessanti. E le più interessanti hanno a che fare con un tema che è antico, molto antico. Per esempio il Buddha se l'era posto questo tema. La vita è sofferenza. C'è una via per sciogliere la sofferenza? E il Buddha risponde sì, c'è. Lo stesso ha fatto il Cristo. C'è la sofferenza nella vita? Sì, dappertutto. C'è una via? Sì, esiste. E Cristo ha dato la sua soluzione e il Buddha ha dato la sua. Nonostante queste soluzioni fossero ottime, non sono state applicate perché le persone non erano pronte. Nei termini di adesso, di cui vi parlerò oggi, cercherò di fare un discorso più semplice possibile. Ci sono due modi di stare al mondo, dal punto di vista psichico, che poi è anche fisico: l'ombra e la luce. Il sole e le tenebre, l'amore e l'ostilità, l'abbondanza, la solidarietà, l'amicizia, l'affetto e la competizione, la violenza, la guerra. A nessuno piace la guerra, a nessuno piace la violenza, a nessuno piace l'infelicità. Però gli esseri umani oggi, forse addirittura più di un tempo, sono ancora infelici, cioè non hanno risolto il problema fondamentale della vita. La vita pienamente vissuta e quindi pienamente felice. Perché vi parlo di questo? Vi parlo perché abbiamo avuto la fortuna, le condizioni, per cui abbiamo trovato una via per passare dalla ombra alla luce che è straordinaria. È una terapia? Che cos'è? Non è una terapia in senso classico. Le terapie della psiche sono lunghe, lente e di solito producono risultati piuttosto scarsi. No, questo è un lavoro che potremmo dire iniziatico. Cosa vuol dire? Che ci inizia a un nuovo modo di essere al mondo. E qual è il test? Come faccio a sapere se ho fatto questo passaggio? Ma è molto semplice. Il test è la felicità, la beatitudine. Non qualche minuto, ma costante, di fondo. Perché noi, a differenza di quello che la cultura di oggi, praticamente tutta, ci fa credere, noi siamo divini. Tutte le tradizioni sapienziali, le grandi filosofie, i grandi pensatori, i grandi maestri, dappertutto hanno detto che al nostro interno c'è una scintilla divina. E cosa vuol dire la scintilla divina? Scintilla divina vuol dire che abbiamo un potenziale, che però di solito rimane inattivo. Un potenziale straordinario che neppure lontanamente immaginiamo di avere. Scintilla divina vuol dire che quando la realizziamo, la mettiamo in atto, cioè diventiamo luce, noi abbiamo i poteri divini. Che cosa vuol dire i poteri divini? La massima capacità di amare che un essere umano può sviluppare. La massima capacità di comprensione della realtà, quindi dell'intelligenza, dell'intelletto, del funzionamento della mente. Finalmente una mente che non è più ottusa, una mente lucida, che ha memoria, che è lucida e vede le cose con chiarezza. E poi infine la creatività, una creatività spirituale. Che cosa vuol dire spirituale? Per il bene di tutti, per il bene di tutte le persone che sono su questa terra, per il bene di tutti i viventi, per il bene delle piante.
per il bene di tutto ciò che esiste. Noi oggi stiamo distruggendo il mondo, lo vediamo, è inutile parlare di queste cose, sono tristi. Ma non lo sono più nel momento in cui capiamo che noi possiamo fare il radicale cambiamento. Dove? A partire da noi stessi. Noi possiamo passare oggi dall'ombra, quindi dalla sofferenza, dalla tristezza, dalla rabbia, dal rancore, da tutte queste passioni tristi, possiamo passare alla gioia piena, a una felicità indistruttibile, a quella che classicamente si chiama la beatitudine, in termini indù l'ananda. Questa è la buona notizia che volevo darvi. Possiamo farlo solo individualmente, perché oggi la tendenza è, quando si parla di spiritualità, si parla di spiritualità individuale, quindi un'esperienza isolata che si fa appunto un dato di solitudine. Ne parlavamo prima leggendo un saggio di Luigi Zoia su questo libro che è uscito adesso, in cui lui dice che oggi, nelle condizioni di oggi, l'accesso alla spiritualità è qualcosa di privato, che uno deve serbare per conto suo, quasi se ne vergognasse. Allora, in realtà il nostro pianeta si può salvare non solo se qualche persona fa il passaggio dall'ombra alla luce, perché tutto il pianeta, tutta l'umanità gregge di oggi che obbedisce ai poteri finanziari, che la dominano dappertutto, è un'umanità ombra, che ha tutte le caratteristiche, le stesse caratteristiche di una persona che vive nell'ombra, con tutte le sue angosce. La società è fatta così. Nella società si vedono le cose evidenti della geopolitica, le guerre, le continue discordie tra paesi, tra situazioni, i genocidi che vediamo. Tutto questo che vediamo è ombra collettiva. Poi c'è l'ombra individuale. Tra l'ombra collettiva e l'ombra individuale c'è questo. L'ombra collettiva favorisce la crescita dell'ombra individuale, che a sua volta coopera con l'ombra collettiva. Quindi la soluzione è che molti di noi escano dall'ombra e vadano nella luce, comincino a vedere la realtà così com'è e quindi diventino generosi, capaci di gratitudine, capaci di donare agli altri, persone che a stargli vicino si sta meglio perché hanno un'emanazione gioiosa, quando non 50 persone così, ma 10 milioni di persone così si possono raggiungere, non è possibile, quando ci saranno 10 milioni, il nostro paese, per esempio, cambierà, perché avremo molto semplice vedere com'è fatta la situazione esterna. Ci viene spiegata tutti i giorni, dalle TV libere, in tutte le salse, ma le persone non hanno la capacità di vedere, soprattutto di intuire, quindi sono molto confuse. Allora, questo sarà possibile. E naturalmente bisogna essere in tanti e la cosa si può fare perché chi ha ricevuto questo passaggio a sua volta può diffondere questa bella notizia, perché chi l'ha ricevuto, l'ha fatto veramente, poi a sua volta è in grado di farlo su altri. Quindi ci sarà un fenomeno di moltiplicazione esponenziale, cioè 10 persone diventano 100, diventano 1000 e in pochi passaggi si arriva ai milioni di persone. Attualmente è l'unica via d'uscita ed è realisticamente praticabile. Chi vuole avere notizie in più se le guarda si dice così in descrizione, ci sono due cose che sono in descrizione, si dice così. In sovraimpressione invece non ci mettiamo niente oggi, la sovraimpressione oggi niente. E auguri a tutti, grazie.